Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo di cosa è il principio antropico. Antropico significa relativo agli esseri umani o alla loro esistenza. Il principio significa legge. Il principio antropico è la legge dell'esistenza umana. È noto che la nostra esistenza in questo universo dipende da numerose costanti e parametri cosmologici, i cui valori numerici devono rientrare in un intervallo molto ristretto di valori. Se una singola variabile fosse fuori gamma, anche leggermente, non esisteremmo. L'estrema improbabilità che tante variabili si allineino così favorevolmente a nostro favore semplicemente per caso ha portato alcuni scienziati e filosofi a proporre invece che sia stato Dio a progettare provvidenzialmente l'universo per soddisfare i nostri specifici bisogni. Questo è il principio antropico, che l'universo sembra essere stato messo a punto per la nostra esistenza. Prendete in considerazione i protoni, per esempio. I protoni sono le particelle subatomiche caricate positivamente che insieme ai neutroni formano il nucleo di un atomo, attorno al quale orbitano gli elettroni carichi negativamente. Che sia per provvidenza o per un caso fortuito, a seconda della prospettiva, i protoni sembrano essere 1836 volte più grandi degli elettroni. Se fossero un po' più grandi o un po' più piccoli, non esisteremmo, perché gli atomi non potrebbero formare le molecole che richiediamo. Quindi, come hanno fatto i protoni ad essere 1836 volte più grandi degli elettroni? Perché non 100 volte più grandi o 100.000 volte? Perché non più piccoli di tutte le possibili variabili? In che modo i protoni hanno raggiunto la giusta dimensione? È stata fortuna o artificio? O come mai i protoni hanno una carica elettrica positiva uguale a quella degli elettroni caricati negativamente? Se i protoni non bilanciassero gli elettroni e viceversa, non esisteremmo. Non sono paragonabili per dimensioni, ma sono perfettamente bilanciati. La natura è appena inciampata in una relazione propizia o Dio l'ha ordinata per il nostro bene. Ecco alcuni esempi di come il principio antropico influenza direttamente la vivibilità del nostro pianeta. Le proprietà uniche dell'acqua, ogni forma di vita conosciuta, dipende dall'acqua. Per fortuna, diversamente da ogni altra sostanza conosciuta dall'uomo, la forma solida dell'acqua, il ghiaccio, è meno densa della sua forma liquida. Questo fa sì che il ghiaccio galleggi. Se il ghiaccio non galleggiasse, il nostro pianeta sperimenterebbe un congelamento incontrollato. Altre importanti proprietà dell'acqua includono la sua solvenza, la coesione, l'adesione e altre proprietà termiche. Atmosfera. Atmosfera terrestre. Se ci fosse una quantità eccessiva anche solo di uno dei molti gas che compongono la nostra atmosfera, il nostro pianeta subirebbe un effetto serra incontrollato. D'altra parte, se non ci fosse una quantità sufficiente di questi gas, la vita su questo pianeta sarebbe devastata dalle radiazioni cosmiche. Riflettività terrestre o albedo. La quantità di luce solare riflessa dal pianeta rispetto alla quantità totale di luce assorbita. Se l'albedo della Terra fosse superiore all'attuale, sperimenteremmo un congelamento incontrollato. Se fosse inferiore, sperimenteremo un effetto serra incontrollato. Campo magnetico terrestre. Se fosse più debole, il nostro pianeta sarebbe devastato dalle radiazioni cosmiche. Se fosse molto più forte, saremmo devastati da forti tempeste elettromagnetiche. Il posto della Terra nel sistema solare. Se fossimo molto più lontani dal Sole, l'acqua del nostro pianeta si congelerebbe. Se fossimo molto più vicini, bollirebbe. Questo è solo uno dei numerosi esempi di come il nostro posto privilegiato nel sistema solare consenta la vita sulla Terra. Il posto del nostro sistema solare nella galassia. Ancora una volta ci sono numerosi esempi in merito. Per esempio, se il nostro sistema solare fosse troppo vicino al
centro della nostra galassia o ad un qualsiasi di quei bracci a spirale sul suo bordo o a qualsiasi gruppo di stelle. Per questa ragione il nostro pianeta sarebbe devastato dalle radiazioni cosmiche. Il colore del Sole. Se il Sole fosse molto più rosso o più bluastro, la fotosintesi sarebbe ostacolata. La fotosintesi è un processo biochimico naturale, cruciale per la vita sulla Terra. L'elenco sovrastante non è affatto esauriente, è solo un piccolo esempio di molti fattori che devono essere giusti per permettere alla vita di esistere sulla Terra. Siamo molto fortunati a vivere su un pianeta privilegiato, in un sistema solare privilegiato, in una galassia privilegiata, in un universo privilegiato. La domanda per noi ora è: con così tante costanti universali e con svariati parametri cosmologici che definiscono il nostro universo, e con così tante variabili possibili per ognuno, semplicemente questa, come hanno fatto tutti a rientrare nella gamma estremamente ristretta di valori richiesta per la nostra esistenza? L'opinione generale è che siamo qui o un caso fortuito contro enormi probabilità o per una progettazione mirata di un essere intelligente. Alcuni sostenitori della prospettiva qui per caso hanno cercato di livellare le probabilità contro il caso fortuito, ipotizzando uno scenario in cui il nostro universo è solo uno tra i tanti in quello che è stato definito un multiuniverso. Questo dà alla natura molte più possibilità di farlo bene, riducendo in modo significativo le probabilità di successo. Immagina innumerevoli universi senza vita in cui una o più delle variabili necessarie non rientrano nello specifico intervallo di valori richiesto per la vita. L'idea è che alla fine la natura riuscirebbe a farlo bene e a quanto pare ci è riuscita, come dimostra il fatto che esistiamo, o almeno così sembra a rigor di logica. Siamo fortunati il cui universo è incappato nella giusta combinazione di valori cosmologici. Il principio antropico viene spesso citato come motivo empirico per il multiuniverso, altrimenti matematicamente ipotetico. I teorici del disegno intelligente accolgono il principio antropico come ulteriore prova a supporto della loro tesi secondo cui la vita è stata progettata da una mente trascendente. Non solo i sistemi biologici portano i segni distintivi del progetto, il contenuto informativo del DNA, la complessità specificata, la complessità riducibile, eccetera. Ma l'universo che supporta e fornisce un contesto per la vita sembra anche essere stato concepito come un mezzo per raggiungere tale scopo. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti scrivetevi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento, con i vari personaggi biblici. Bene, arrivederci da Bruno Pepi. Al prossimo video.